Oggi vi faccio vedere come realizzare un cappellino con un dito, sempre con la tecnica del finger crochet. Ho scelto questo filato non solo perché è abbastanza spesso, ma anche perché adoro queste sfumature col viola, marroncino, cioè mi piacciono queste sfumature e quindi ho pensato bene di fare un cappellino di questo colore. Allora, questo è un 50% di lana, un 50% acrilico, acquistato sul sito filo di Arianna yarnshopping.com. E allora, apriamo e cominciamo. Vi servirà, oltre, va bene, ad un dito, vi servirà anche una spilla come marcapunti, quindi va bene anche il marcapunti che avete. Io utilizzo sempre le spille, quindi userò questa. Allora, cappietto iniziale ed eseguo 3 catenelle. 1, 2 e 3. Inserisco l'indice all'interno della prima catenella ed eseguo un punto bassissimo. E qui ho creato il cerchietto con le 3 catenelle. Ora, all'interno di questo cerchio inserisco l'indice ed eseguo 6 punti bassi, quindi inserisco, aggancio il filo ed eseguo il punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Inserisco l'indice all'interno del primo punto lavorato, inserisco, tiro fuori e faccio un punto bassissimo. Ora una catenella, filo attorno all'indice e per ogni punto basso sottostante dovremmo fare 2 mezzi punti alti. Quindi 1 e all'interno dello stesso 2. Successivo 2. 1 e 2. Successivo sempre 2. Punto successivo sempre 2. Sempre 2. Qui abbiamo la catenella che abbiamo fatto all'inizio del giro e il primo
mezzo punto alto. Inserisco l'indice all'interno di questo primo mezzo punto alto ed eseguo un punto bassissimo. Di nuovo una catenella per avviare il lavoro, filo attorno all'indice e nel primo punto eseguo un mezzo punto alto. Punto successivo, 2 mezzi punti alti. Quindi questo è l'aumento che abbiamo appena fatto, quindi 2 nello stesso punto e questo è il primo. In questo primo punto inserisco il marcapunti in modo tale da ricordare esattamente qual è il punto iniziale dove poi alla fine eseguirò il punto bassissimo. Punto successivo 1, un mezzo punto alto. Punto successivo 2. Punto successivo 1. Punto successivo 2. Uno. Quindi proseguiamo in questo modo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e così via fino alla fine. Devo eseguire nell'ultimo punto 2 mezzi punti alti. 1 e 2. E mi ritrovo sulla sinistra il punto con la spilla, significa che è in questo punto che andremo ad eseguire il punto bassissimo di chiusura del giro. Una catenella all'interno dello stesso punto eseguo un mezzo punto alto e in questo stesso mezzo punto alto inserisco la spilla, così non lo perdo di vista. Punto successivo, un mezzo punto alto. Punto successivo, 2 mezzi punti alti. Quindi 1 e all'interno dello stesso 2. 1, 1 e all'interno dello stesso 2. 1, 1 e successivo 2. Quindi 1 e 2 e proseguo così. Quindi 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, fino alla fine. Non mi resta che eseguire l'ultimo doppio, perché ho eseguito 1, 1, doppio. Quindi 1 e nello stesso 2.
Sulla sinistra ho la spilla che sgancio e all'interno di questo punto eseguo un punto bassissimo. Una catenella. Filo attorno all'indice, nello stesso punto eseguo un mezzo punto alto. Punto successivo, un mezzo punto alto. Punto successivo, un mezzo punto alto. Quindi sono 3. 1, 2, 3 e nel primo inserisco il marcapunti. Nel successivo eseguo 2 mezzi punti alti. Punto successivo, un mezzo punto alto. Punto successivo, mezzo punto alto. Punto successivo, mezzo punto alto. Punto successivo, 2 mezzi punti alti. Quindi 1 e nello stesso 2. Quindi procediamo in questo modo: 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 e così fino alla fine. Devo completare il giro eseguendo 2 mezzi punti alti all'interno dell'ultimo punto, perché poi abbiamo la catenella e il primo punto. Quindi questo è il primo e questo è il secondo mezzo punto alto. Sgancio la spilla ed eseguo un punto bassissimo, una catenella, filo attorno all'indice, nello stesso punto eseguo un mezzo punto alto, inserisco il marcapunti. Quindi questo è il primo, secondo, terzo, quarto, nel quinto punto 2. Quindi questo è il primo e questo è il secondo mezzo punto alto. Quindi 1, 1, 1, 1, 2. Quindi sono 2 nello stesso punto di base. Quindi 1, 1, 1, 1, 2 nello stesso punto e così via fino alla fine. Sono 4 punti, mezzi punti alti e uno doppio. 4 singoli e uno doppio. Devo eseguire solo l'ultimo aumento. 1 e nello stesso 2.
il marcapunti, inserisco l'indice ed eseguo un punto bassissimo. Una catenella e ora per ogni mezzo punto alto di base dobbiamo eseguire un punto basso. Quindi questo è il primo punto basso, secondo punto basso, punto basso, punto basso, quindi per ogni punto un punto basso. Terminato il giro, facciamo un punto bassissimo. Ok. Una catenella, all'interno dello stesso punto eseguo un punto basso e inserisco il marcapunti. Quindi questo è il primo punto basso. Punto successivo, punto basso e siamo a 2. 3, 4, 5 e ora nei due punti successivi una riduzione. E di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e una riduzione, quindi mi fermo così, vado nel punto successivo, mi fermo così, quindi 3 anelli sull'indice, filo sull'indice e passo tramite tutte e tre. In questo modo da 2 punti ne abbiamo solo uno, da 2 uno soltanto. E proseguiamo 5 punti bassi, 2, 3, 4, 5 e la riduzione. Inserisco, tiro fuori il filo e mi fermo così. Inserisco nel punto successivo, tiro il filo e mi fermo così, filo sull'indice e passo tramite tutte e tre. 1, 2, 3, 4, 5 e negli ultimi due punti la riduzione. Quindi 1 e nel successivo 2 e abbiamo fatto la riduzione. Chiudo il giro sempre facendo un punto basso, un punto bassissimo, scusate, punto bassissimo e ho chiuso anche questo giro. Vedete come pian pianino si va creando il bordo. Una catenella, inserisco l'indice all'interno dello stesso punto ed eseguo un punto basso. 1, 2, ovviamente mettiamo il marcapunti nel primo punto. Nei due punti successivi una riduzione. 1, 2 e la riduzione. 1, 2 e la riduzione.
1, 2 e la riduzione. 1, 2 e negli ultimi due punti, prima del punto con la spilla, la riduzione. Quindi inserisco, sto così, inserisco, rimango così e chiudo tutto insieme. Ok, tolgo la spilla, inserisco l'indice ed eseguo il punto bassissimo. Vedete come già comincia a stringere. Una catenella all'interno dello stesso punto. Eseguiamo un punto basso. Punto successivo, riduzione. Un attimino che metto dove ho fatto il primo punto basso, metto la spilla. Questo è il punto di riduzione. Quindi un punto basso e una riduzione. Un punto basso e una riduzione. Punto basso e negli ultimi due punti la riduzione. Tolgo la spilla e nello stesso punto eseguo il punto bassissimo. Ecco come già comincia a prendere forma. Allora, io vi consiglio a questo punto di provare ad indossare il cappellino per rendervi conto quante riduzioni ancora dovete fare. Io l'ho provato e ritengo di dover fare ancora qualche riduzione, non tante come ne ho fatte fino ad ora, ma un paio o tre le devo ancora fare. Quindi tenete conto che sempre un po' cede, perché essendo lana, sempre un po' indossandolo sempre cede, quindi vi consiglio di farlo un poco più stretto all'inizio, che vi sta un po' stretto all'inizio, perché tanto poi cederà man mano che lo indosserete. Quindi vi consiglio di farlo sempre poco più stretto. E allora io proseguo con le riduzioni, vi faccio vedere come. Se voi pensate che così già vada bene, potete fare un giro di rifinitura e basta, senza aumenti, senza riduzioni, e chiudete il lavoro. Io vi faccio vedere come proseguire. Una catenella, inserisco l'indice nello stesso punto ed eseguo un punto basso. Inserisco il marcapunti e proseguiamo. Quindi questo è stato il primo. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Riduzione. Rimango così, inserisco nel punto successivo 3 sull'indice e passo tramite tutti e tre gli anelli.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e negli ultimi due la riduzione. Quindi rimango così, vado nel punto successivo ed eseguo la riduzione. Nel punto dove sto eliminando la spilla, inserisco l'indice ed eseguo il punto bassissimo. Come al solito vi consiglio di fare la prova indossando il cappellino. Vedete come già si è più ristretto. Quindi da 18 maglie precedenti siamo arrivati a 16 dopo queste due riduzioni. Se ritenete di dover fare ancora qualche riduzione, ne fate altre due. Fate come ho fatto prima, cioè dovrete fare 6 maglie basse e una riduzione. 6 maglie basse e una riduzione. E arriverete a 14. Per me già va bene così, quindi eseguo un paio di giri senza né aumenti, senza aumenti e senza riduzioni. Quindi una catenella, primo punto, un punto basso e marcapunti. Secondo punto. Allora, alla fine in totale dovremo avere 16 punti bassi. Ho terminato il primo giro di punti bassi, eseguo il punto bassissimo di chiusura e ora ne faccio un altro. Solo ed esclusivamente punti bassi, senza aumenti e senza riduzioni. Come al solito, marca punti. Ok. Proseguiamo solo punti bassi. Questo era il primo e vado così. Per ogni punto basso sottostante dovremo fare un punto basso. Ok, chiudo facendo un punto bassissimo nel primo punto basso. Fate un'ulteriore prova per vedere se vi sta bene. Non mi resta che chiudere facendo una catenella e taglio il filo, stringo e con le mani stesse, con le dita stesse, lo passo tra le maglie. Lo porto sul rovescio. Ok. E così praticamente cioè, si vede solo dalla parte interna questo filo. Sistemiamo anche quello all'interno, proprio quello iniziale.
sempre passandolo tra le maglie. Perfetto, taglio l'eccesso e questo è il cappellino terminato. Vi faccio vedere, allora, il gomitolo era di 50 grammi e ne è rimasto, non dico metà, ma quasi, quindi alla fine ci vorranno 40 grammi. Sì, è molto leggero, è traforato. Magari non è il massimo per la stagione invernale, proprio fredda, ma qua a Catania l'inverno proprio freddo come quello del nord non l'abbiamo, quindi o meglio, le giornate più fredde saranno intorno a gennaio-febbraio. Per adesso mi godo queste temperature un po' più miti, però senza rinunciare ad indossare un cappellino e quindi anche questo traforato andrà benissimo. Vi faccio vedere poi delle foto in cui lo indosso e spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi sia utile. Se vi è piaciuto potete anche condividerlo o mettere il mi piace e se lo realizzate potete anche postare le vostre foto su Facebook, sulla pagina Facebook di Lo Provo Io. Alla prossima, ciao!